Ciao a tutti amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Scorpione e le tendenze energetiche predestinate per il mese di luglio 2025. Ok, abbiamo la carta della Torre. Amici dello Scorpione, può essere un momento dedicato alla destrutturazione di una situazione piuttosto che di una relazione. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto in descrizione. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, trovate il link alla nuova pagina web dove trovate tutto quello che propongo, compreso il numero di telefono nella sezione dei contatti, e sempre in descrizione trovate anche i link per i corsi gratuiti presenti sul canale. Sono due, uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie. Allora, partiamo con un re di spade, abbiamo un 2 di coppe, abbiamo un fante di bastoni, un cavaliere di spade, dieci di pentacoli, ruota della fortuna, 4 di coppe, 9 di bastoni, 10 di spade e la forza. Adesso andiamo a vedere carta per carta, ragazzi, e quindi capiamo un pochettino com'è l'energia generale del mese. Potrebbero anche esserci dei messaggi sciolti tra di loro, slegati. Dopodiché andiamo a vedere le varie casistiche, quindi l'amore, il lavoro, l'economia, andiamo a vedere un po' tutto. Allora, partiamo da questo re di spade, che denota una certa determinazione. Abbiamo un 7 di bastoni e il mondo. Io credo che qui ci sia come un progetto che stiate portando avanti, qualche tipo di risultato a cui volete arrivare, e avendo il re di spade devo dire che c'è parecchia determinazione. Andiamo a vedere il 2 di coppe. Abbiamo la luna. E il 10 di coppe. Andiamo a vedere anche questo fante di bastoni. Abbiamo il papa e un fante di coppe. Dunque, ho come l'idea che per raggiungere questo tipo di risultato potreste aver bisogno di collaborare con qualcuno. Mm? Diciamo che avendo un 2 di coppe, un 10 di coppe e il Papa, ho come la sensazione che potreste effettivamente dover associarvi, se vogliamo, a qualcuno. Tutto dipende da qual è il risultato che volete ottenere. Andiamo a vedere il cavaliere di spade, abbiamo un 6 di bastoni e un 4 di pentacoli. Sì, di nuovo, sento tanta voglia di arrivare a quel risultato. Tenete presente che avete anche il 6 di bastoni, che è una carta di riconoscimenti e di successo. È come se steste andando dritti verso il vostro successo. Andiamo a vedere il 10 di pentacoli, cavaliere di coppe,
e 3 di spade. Andiamo a vedere anche la ruota. Regina di coppe. Regina di coppe, amanti. Amanti, morte, 5 di spade, 2 di bastoni e sacerdotessa. Diciamo che essendoci la ruota della fortuna, ragazzi, si prevede un cambio abbastanza globale, o come questa idea potrebbe proprio essere nelle associazioni. Andiamo a vedere il 4. Otto di coppe. E 8 di spade. C'è proprio qualcosa qua che non riuscite a vedere durante il mese di luglio e che avete bisogno di scoprire, mi viene da dire. Andiamo a vedere il 9 di bastoni. Fante di bastoni, che è una carta che si ripete, ce l'avevate già qui. E 9 di coppe, che non è male per terminare il 9 di coppe. Dunque io qui ho come la sensazione che abbiate bisogno di appunto raggiungere questo risultato attraverso qualche associazione, qualche accordo, qualche collaborazione, e non vi nego che comunque avendo il 9 di coppe alla fine potrebbe effettivamente essere che questo risultato lo raggiungerete nel mese di luglio. Allora, andiamo a vedere settore per settore. Partiamo dal lavoro. Se siete disoccupati, ragazzi, devo dire che ci sono buone probabilità per riuscire ad avere proprio un contratto. Devo dire che vedendo come si sviluppano le carte, potreste effettivamente trovare qualche tipo di lavoro, direi un po' lontano rispetto a dove siete o lontano rispetto a quello che siete abituati a fare. Però vi dico, avete talmente tante carte belle che è facile, se non inizia il contratto, il lavoro adesso a luglio perché magari è un periodo estivo, è facile che ci sia come un pre-contratto per iniziare poi a settembre. Vi dico, carte di contratti ne avete diverse, ci sono anche le carte di collaborazione, quindi voglio dire, è facile appunto che troviate un lavoro o che qualcuno addirittura ehm, vi chiami, qualche curriculum che avete mandato tempo fa, qualche voce che avete sparso tempo fa, è come se iniziassero a dare i loro frutti. Per quello che riguarda le persone che sono occupate, allora, devo dire che anche per voi ci sono grossi risultati in vista, però è come se aveste bisogno di, non so se è il dimostrare a qualcun altro, il dimostrare a voi stessi o semplicemente il fatto che dobbiate darvi più da fare. Soprattutto se state aspettando il rinnovo di un contratto piuttosto che un aumento di stipendio, un cambio di responsabilità, insomma, qualsiasi sia il vostro obiettivo, devo dire che nel mese di luglio dovrete picchiare duro, cioè dovrete lavorare duro senza alzare mai la testa. E il risultato, perché comunque finiamo con un 9 di coppe, quindi secondo me arriva quello che è un appagamento, arriva quello che potrebbe essere un aumento
di stipendio, un nuovo tipo di contratto, se guardo il 10 di Pentacoli e la carta del Papa. Quindi ho come l'idea che la vostra situazione lavorativa diventerà migliore nel mese di luglio. Non dico che sarà più facile lavorare, anzi, vi dovrete mettere testa bassa e andare avanti per o finire quello che dovete fare prima delle ferie, piuttosto che per appunto raggiungere i vostri risultati, però effettivamente questi sforzi che farete daranno i loro frutti. Mm? Per quello che riguarda le persone autonome, ragazzi, io qui vedo che ci saranno come nuove collaborazioni proficue, nuovi accordi, nuovi contratti, nuovi clienti. Per qualcuno si tratta di allargare il raggio d'azione, cioè se non lo so, avete dei negozi fisici, per esempio, in una determinata città, potrebbe essere utile per voi aprirne qualcun altro, magari non in un'altra città, ma in qualche paesino, mi dicono, come se aveste bisogno di non concentrarvi dove c'è tanta concorrenza, ma sviluppare il vostro lavoro dove concorrenza non ne avete. Sapete, i paesini sono sempre dimenticati da tutti e è lì, secondo me, che ci può essere più sviluppo per il vostro lavoro. Ora dipende sempre da quello che fate, però è come se doveste andare verso il piccolo per riuscire a crescere. Per quello che riguarda la situazione economica, allora devo dire che vedo come dei miglioramenti. Potrebbero arrivare dei soldi extra, potrebbero arrivare dei premi. Luglio adesso mi pare che arrivi la 14ª per qualcuno, quindi eventualmente ci sta, ma ho anche la sensazione che potrebbero proporvi qualche tipo di investimento succulento. Tenete presente che avete torre, morte e 10, scusate, e ruota della fortuna. Quindi qui è come se ci fosse effettivamente un cambio a 360 gradi, probabilmente sono cambi di accordi, cambi di contratti, però potrebbe esserci un cambio su come guadagnate i vostri soldi piuttosto che su come spendete i vostri soldi. Sento che qualcuno nel mese di luglio potrebbe iniziare ad informarsi su come poter investire, come poter diversificare gli investimenti, insomma è come se fosse un mese di apprendimento, soprattutto da un punto di vista economico e soprattutto se non siete tanto esperti su come spostare il denaro per investire. Per quello che riguarda l'amore. Allora, io di solito parlo di tre gruppi, ragazzi: single, relazioni e questo è un gruppo indefinito, diciamo. Può essere le relazioni extra, coniugali, possono essere le relazioni non ben definite. Quindi io non vado tutte le volte a parlare di divorziati, sono tre gruppi: chi non ha nessuno in testa, chi ha una relazione e chi è in una relazione complicata, ok? Quindi se siete sposati va tutto bene, fate parte del secondo gruppo. Se siete divorziati, fate parte del terzo gruppo. Quindi cercate un po' di adattare la lettura alla vostra realtà. In questo caso, se siete single, ragazzi, devo dire che ci sono ottime probabilità per conoscere gente differente, soprattutto se magari verso luglio vi spostate, fate le vacanze, insomma, se avete modo di allargare il vostro raggio d'azione, è facile che troviate una persona con la quale inizierete una conversazione molto piacevole. Vi sembrerà di sentirvi a casa con questa persona, come se la conosceste da una vita, ed effettivamente si può sviluppare qualche cosa. La torre in questo caso sento che vi serve per rompere le strutture mentali attraverso le quali giudicate gli altri, cioè conoscete una persona che magari non vi attira così tanto fisicamente, sapete quelle persone che sì, è carino, è carina, però non mi sconquiffera. Andate a fondo comunque di questa conoscenza, perché io ho la sensazione che
approfondendo la conoscenza con questa persona potreste rendervi conto che è una bellissima persona e che può darvi molto. Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione, ok? Quindi non importa se siete single e avete qualcuno in testa, siete in una relazione, ok? Perché a livello energetico la relazione c'è. Ok, voi pensate all'altra persona pensa a voi, si crea come un filo energetico, ok? Quindi quello è a livello energetico essere in una relazione. Allora, per chi appunto fosse in una relazione, devo dire che le cose, attraverso questa torre, il rompere certe barriere mentali, certe barriere difensive, sento che potrebbe nascere per adesso una bella amicizia con la vostra persona di interesse. Se poi siete fidanzati, comunque, insomma, siete in una relazione da un po' di tempo, c'è effettivamente un buon potenziale perché le cose vadano ad un livello superiore. L'unica cosa è che sì, dovete abbattere le vostre barriere difensive. La carta, adesso in questo mazzo non si vede tanto, però scusate. La carta degli amanti nei mazzi tradizionali viene rappresentata come due persone nude. Questo perché quando si incontra la propria metà, perché ci si conosca a fondo, bisogna mettersi a nudo, proprio anche di quelle che sono le cose più spinose, gli scheletri nell'armadio. E questo abbassare le barriere vi serve proprio per farvi conoscere così come siete. E se per caso avete paura che facendovi, mostrandovi così come siete, l'altra persona possa rifiutarvi, è meglio saperlo subito piuttosto che vivere in un teatrino, in un qualche cosa di finto e poi rendervi conto che insomma non potete essere voi stessi. Però devo dire che tutto sommato le cose potrebbero avere un buono sviluppo. C'è come la sensazione di voler stare insieme, di voler trovare un punto di incontro. Tenete presente che finiamo con un 9 di coppe, che è una carta di grande appagamento. Per le persone che sono in una relazione più o meno così indefinita, extra, insomma, conflittiva, anche qui secondo me vi serve abbassare in qualche modo le barriere, ma soprattutto parlare con chiarezza. Io voglio questo, mi farebbe piacere così, spiegami perché succede così e se vedete che l'altra persona tergiversa, che non vi dà la risposta che voi volete, mi viene da dire che in questo mese punterete un po' i piedi, cioè non lascerete tanto scappare l'altra persona. Quando farete una domanda aspetterete che vi risponda a questa domanda, senza eluderla con altre domande o cambiando argomento. Cioè è un po' come se dicesse no, ok, ti ho chiesto questa cosa, rispondi a questa cosa, poi il resto lo vediamo, no? È un po' come se diventaste ben determinati nel voler capire se vogliamo lo sviluppo della relazione, l'altro, dove potete andare. Però anche qui, anche per voi è importante ehm, mettervi a nudo, abbassare le barriere, non farvi vedere più forti di quello che siete. Diciamo, fatevi conoscere per quello che realmente siete, anche con le vostre paure, mi viene da dire. Giustamente, se l'altra persona sa che avete paura, non lo so, ipotesi, di essere abbandonati, e l'altra persona ci tiene a voi, cercherà di fare il possibile per togliervi il dubbio, ok? Cercherà di essere presente, cercherà di comportarsi in modo che voi non possiate pensare che questa persona andrà ad abbandonarvi. Se invece non fa niente di diverso rispetto a prima, beh, fatevi qualche domanda. Per quello che riguarda la situazione familiare, quindi le persone, famiglia di anime, io parlo sempre, quindi possono essere anche gli amici, piuttosto che i colleghi, i vicini di casa o realmente i parenti di sangue, devo dire che sarà un buon mese, ragazzi, e potrebbero esserci delle novità in famiglia, potrebbero esserci,
Vi dirò, per qualcuno potrebbero esserci nuovi accordi. Vi faccio un esempio. Se avete creato una vostra famiglia e siete voi, il partner o la partner e i figli, potrebbero esserci come delle nuove regole, come da destrutturare il vecchio per creare nuove regole che siano migliori per il benestare di tutti. Se per esempio siete di quelle famiglie dove, non so, lei fa sempre quella roba lì e lui fa sempre quell'altra cosa, è facile che nel mese di luglio vi interscambiate i ruoli. Mm? Cioè si parla proprio di rompere gli schemi con questa torre. Devo anche dirvi che se per caso avete fratelli più piccoli, cugini o amici molto stretti, potrebbero esserci delle riunioni familiari, delle feste dove queste persone faranno degli annunci. Qualcuno potrebbe essere la fine del percorso di studi, per esempio, per qualcun altro potrebbe essere l'inizio di un percorso di studi, cioè è come se nel vostro ambiente più stretto qualcuno prendesse iniziative e nel mese di luglio le rendesse pubbliche, le rendesse ufficiali. Per quello che riguarda lo stato di salute psico-emotivo, devo dire ragazzi che anche qui toccherà rompere queste barriere, toccherà rompere le regole, mi viene da dire, perché è come se ci fossero delle cose, anche attraverso il Re di Spade, che date un po' per scontato e che probabilmente hanno bisogno di essere riviste. Tenete presente che molte volte noi cresciamo e ripetiamo le regole che ci sono state insegnate dai nostri genitori o dalla scuola, dalle istituzioni, dai maestri, senza neanche porci la domanda se quella è una regola che per noi funziona oppure no. Quindi anche lì c'è un po' come da rivedere tutto quello che per voi funziona e lasciare indietro quello che a voi non serve. Per quello che riguarda i progetti, scusate, piuttosto che i figli, vi dico sempre che nelle letture di tarocchi la parola progetto può essere sostituita dalla parola figli in quanto è qualcosa che si crea. Allora, se avete già dei progetti in piedi, sento che andranno a gonfie vele. Anche qui potrebbe essere necessario rivedere qualche regoletta, insomma, qualche questione inerente al progetto, però tutto sommato devo dire che avrete dei discreti risultati con questi progetti. Per qualcuno ci potrebbe essere la divulgazione in larga scala. In questo mese potreste decidere di, non lo so, aprire dei social piuttosto che mettere la vostra attività online, piuttosto che fare delle sponsorizzazioni, cioè ho come l'idea che spingerete questo progetto e il che sarà molto positivo. Arriviamo alla parte economica. Allora, qui ragazzi devo dire che siete abbastanza benedetti perché avete delle carte piuttosto belle. Poi, tra che spingerete, qualcuno spingerà il proprio progetto, tra che qualcuno avrà un aiuto familiare, tra che qualcun altro avrà come questo movimento a livello lavorativo, devo dire che le casse saranno rimpinguate. Nel mese di luglio potreste non sapere dove spendere i soldi, mi viene da dire questo, no? Ne arriveranno parecchi e vi dirò che qualcuno potrebbe anche sentire un consulente in modo da riuscire a dividere, se vogliamo, tutta l'abbondanza che vi arriva, dove una parte la spenderete per i capricci, l'altra parte la investirete. E in questo senso potrebbe essere utile consultare un consulente. Scusate il gioco di parole, però soprattutto se non siete pratici, potreste iniziare a confrontarvi con persone diverse per capire quale sia la strada migliore per voi per riuscire a investire in modo sicuro. Bene, mi sembra di aver detto un po' tutto. Devo dire che la cosa principale è la destrutturazione delle regole, delle barriere. Le barriere possono essere fisiche o mentali.
fisiche, vi faccio un esempio, una barriera fisica potrebbe essere quando parlate con qualcuno, per le femmine, mettere la borsetta davanti a voi. Sapete quando si prende la borsetta per il manico e si tiene lì davanti? Quello è un modo indiretto di mettere una barriera tra voi e gli altri. Oppure potrebbe essere il fatto di tenere le braccia incrociate, le gambe incrociate, insomma, cercate questa apertura perché più siete aperti e più arriva abbondanza. Mm? Adesso andiamo a vedere una cosa nuova. Ho dei charms. Proviamo un attimino a vedere qualche messaggio in più. Vediamo un po'. Ok, allora qui abbiamo una ranocchia, le note, una conchiglia, qui abbiamo una zucca, una bicicletta, una farfalla, una stella, qui abbiamo una rosa e un orsacchiotto. Ok, dunque, ho come la sensazione che, beh, un forte richiamo c'è al mare perché abbiamo veramente due simboli che parlano di mare, che parlano di spiaggia, che parlano di natura. Ci sono ben 4 animali, ragazzi, quindi per qualcuno potrebbe essere importante in questo mese riprendere il contatto con la natura. In questo caso la farfalla è un simbolo di trasformazione, per cui anche lì mi ritorna questa torre dove potrebbe essere necessario trasformare le vostre barriere. Il fatto che ci sia la bicicletta mi dice che, ma infatti c'è anche il mondo, che vi sposterete da un posto all'altro, potrebbe essere, e guardate, effettivamente è cascata sopra il Cavaliere di Spade, che è uno di quei, di quelle carte che indica una certa velocità. Io credo che i risultati dei vostri sforzi arriveranno in modo veloce. È come se faceste un salto di qualità nel mese di luglio. E mi colpisce questo orsacchiotto sul Re di Spade, perché il Re di Spade è sempre uno di quei personaggi molto freddi, molto, molto duri, molto quadrati. E il fatto che ci sia questo orsacchiotto ho come l'idea che abbiate bisogno di ammorbidirvi un po'. Di nuovo, abbattete le barriere. Tutte le strutture mentali che potrebbe avere questo Re di Spade devono essere più coccolose con questo orsacchiotto, più morbide se vogliamo. Interessante. Andiamo a vedere qualche altro oracolo. Quindi andiamo a vedere un koan, vediamo che cosa vi consigliano. Ok. Mentre vivi, sappi che stai morendo. Siate consapevoli del fatto che più si cresce, più si è vicini, diciamo, alla data della nostra morte. È un po' come se vi dicessero vivete ogni istante come se fosse l'ultimo. Come assaporate la vita. Ultimo oracolo, andiamo a vedere una fatina. Servizio. E qui fa vedere una fatina che sta spazzando per terra le foglie. Guardate, quando c'è questa carta a me viene sempre in mente il servizio per l'umanità o comunque per gli altri. E effettivamente questo rompere le barriere può essere diciamo un trucco per rompere queste barriere potrebbe essere il chiedersi come mi posso mettere io al servizio degli altri, dell'umanità, cosa posso fare per il più alto bene di tutti, che è un po' quello che vi ho detto anche prima, no? Amici dello Scorpione, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione, fatemelo comunque sapere nei commenti, che a me piace sempre leggerli.
Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti, mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come lavoro. Potete già dare un'occhiata anche sulla pagina web, anche lì lo spiego. E diversamente potete anche abbonarvi al canale perché anche lì tratto il tema delle credenze limitanti, ok? Sono divise per settore e in più in quella sezione tratto anche temi di metafisica, di metamedicina, insomma è tutto studiato per aumentare la vostra consapevolezza. Comunque, date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!